Ciao amici, benvenuti sul canale. Oggi andiamo in un posto incredibile, penso che più unico che Più raro. unico che raro, quello Ringraziamo sicuramente. subito, immediatamente, all'istante, perché sennò ci si dimentica. Ringraziamo Cristian Alpini del Museo dell'Impossibile per questa possibilità Che ci dà? enorme che Che ci ci dà? dà e veramente ne siamo strafelici. Andiamo a casa di Lord Byron. Nella villa di Lord Byron, chi era questo signore? Lord Byron è stato un famosissimo poeta inglese, forse il poeta inglese, vissuto a cavallo tra il 1700 e il 1800. Ha vissuto in Italia, sapete dove? A Bagni di Lucca, in una villa stupenda, Villa Webb. Villa Webb, dove ospite dei proprietari di Villa Webb, e a sua volta ha ospitato nomi illustri della letteratura inglese, tra cui Mary Shelley, la famosa scrittrice di Frankenstein. Insomma, Posto tanta un roba. attimino interessante. Tanta roba, noi faremo un'esplorazione, un'indagine, intanto già si sentono i I rumori, però fantasmi, c'è una fa porta che niente, si apre e c'è si una porta che chiude. si sbatte, che sbatte, non siamo ancora sul posto, quindi non possiamo dare la colpa alla villa, però insomma andremo a fare un'indagine in questo posto più unico che raro, insomma, e siamo sicuri che comunque, se non altro anche a livello psicologico, di soddisfazione ce ne saranno da vendere. Assolutamente sì. Quindi state lì perché è una cosa veramente bellissima che ci è capitata e anche per voi è una bella È indagine una bella, sì, da da guardare e da guardare. vivere con noi. Sì, non sono nuda, sono vestita, ma Sì, non infatti. si vede. Esatto. Ok, Va bene, state lì e a prestissimo. Ciao ciao. ragazzi. Bene ragazzi, siamo dentro Villa Webb, facciamo una premessa molto importante, Cristian Alpini per poterci dare questa villa che in genere non viene data a nessuno, quindi ringraziamo ulteriormente Assolutamente, Cristian. lo ringraziamo Ecco, noi ci infinitamente. siamo ovviamente accodati a una visita guidata presso il Museo dell'Impossibile, quindi quelli che sentirete a volte, perché adesso loro vanno su al quarto piano, terzo piano, non Sì, mi al ricordo, museo comunque, al all'ultimo museo, piano. ecco, per il momento però sono in giretto qui, Sì, al stanno piano facendo dei superiore, giretti, quindi quindi può darsi che i primi rumori siano loro che si siano loro che spostano. si C'è un spostano. gruppetto di circa 20 persone che si sta spostando. Esattamente, Però consideriamo che gli spostamenti dei nostri amici che sono di sopra li conosciamo, quindi certo, sono riconoscibili. tutto ciò che sentiremo adesso e per qualche minuto sarà giustificabilissimo. Così come eventuali rumori dall'esterno. Esatto, se al nostro, tra virgolette, via non si sentono più i signori e i visitatori, ma si sente ben altro, allora possiamo assolutamente riproporvelo e farvelo notare. Esatto. Nella stanza che c'è alle spalle di Lara, che vedete essere Sì, con accesa, la luce accesa. esatto, adesso spegneremo sia quella stanza Sia che qui questa. all'entrata. Ecco, abbiamo posizionato una telecamera fissa sul pianoforte, che è quel famoso pianoforte che Christian durante una sua ispezione
come Museo dell'Impossibile, vide spostarsi un tasto del piano, quindi noi abbiamo lasciato lì la telecamera fissa, lasceremo il Tascam nella stanza di Lord Di Lord Byron. Byron, che è il piano superiore. Esatto, e qui cominceremo a fare le indagini. Qui c'è una cucina, qui c'è il salone, che tra l'altro, ragazzi, ve lo diciamo, è caduto un carretto, Sì, è ma caduta, nessuno sì. l'aveva toccato. Eravamo qua in 10, d'accordo, però nessuno C'è un era lì. manichino a fianco Esatto. di un piccolo cannone, diciamo così. Sì, ecco, quel ed è cannone caduto. è caduto, ma Ed è nessuno è caduto, stato, nessuno è stato. tant'è che Christian c'è rimasto anche un po' di sasso, ecco, come del resto tutti. E quindi già la nottata si fa interessante. Adesso spegniamo le luci. Vado a spegnere intanto? Perché sei qua. Spegniamo le luci. Spegniamo. Ok ragazzi, abbiamo spento le luci, come vedete là c'è solo una nicchia con dei manichini, ma le luci qui sono spente. Ho acceso un night shot, anzi lo accendo adesso. Questa è la stanza del pianoforte, ma le luci le spegneremo. Prima di spegnerle attiviamo la telecamera fissa che è rivolta verso il pianoforte. Quindi la accendiamo e diamo il rec. Ok, siamo in rec, il pianoforte è sotto tiro e noi spegniamo le luci. Esatto, si sente la musica in sottofondo, ma presumibilmente qualcuno... Sì, c'è fuori una villetta esteriormente. Comunque noi siamo in grado ovviamente di capire se i suoni sono interni, esterni. Come al momento la Esatto, situazione. e qualche... Spengo le ormai è un luci. po' di tempo che siamo qui, i rumori li conosciamo. Spengo le luci. Spegniamo le luci. Ok. Anche inquietante questa musica qua. Sì, è anche inquietante sta musica che viene da fuori, ragazzi. Allora, io accendo comunque il Tascam lo stesso. Sì. Ecco ragazzi, sentite un pianoforte, ma non è il pianoforte di Lord Byron, ma è il pianoforte di una villetta che sta qua di fronte. Certo che se suonasse quello lì siamo a un tiro, quindi lo sentiamo. Come abbiamo detto in presentazione, come ha spiegato pochissimo tempo fa, poco fa, Christian, Villa Weber è una villa storica di Bagni di Lucca Del 1500? dove ha vissuto Lord Byron, Mary Shelley? Mary Shelley, quindi personalità importanti della letteratura inglese. Lo chiamavano il poeta Il pazzo. poeta pazzo, il poeta maledetto, dicevano che dormiva, aveva sul comodino il teschio della sorella morta come memento mori, quindi no, come ricordati che devi morire. Era un... Ecco, qualcuno che è stato qui, più di un medium, ha riferito che qui ci sono 3 entità che abitano questa villa e insomma noi vedremo se almeno una di queste 3 riusciamo a catturarla, a percepirla. Abbiamo il Tascam, abbiamo il K2. Sentite delle voci ma vengono Esatto, se sentite delle voci ragazzi vi avvisiamo noi quando i rumori non sono spiegabili. Per il momento è tutto assolutamente spiegabile. Qui vedete dei fucili. Anche questo rumore che avete sentito? Sì, avvisiamo noi. Per il momento se non diciamo niente sono rumori normali. Andiamo nella cucina. Questa cucina è spettacolare. Sì, è una roba da Ovviamente- rimanerci senza parole. Ovviamente Christian l'ha allestita come un museo, ovviamente, ha certo. recuperato oggettistica del tempo e che nel tempo è stata utilizzata, ma è uno spettacolo, è un camino con gli avari, tutte le attrezzature, le lanterne. Dammi 2 secondi perché
Stupidamente ho lasciato il K2. K2. Ok. Ragazzi, allora qui, come diceva Lara, siamo nella cucina, che è praticamente una riproduzione fedele, quasi fedele o addirittura molto fedele, insomma, a quello che era un tempo. E ci sono oggetti meravigliosi che danno una seconda vita a questo posto, perché altrimenti non potrebbe essere così. Per il momento abbiamo appoggiato il Tuscan qui, ma Lara se lo porterà con sé fino a che la visita guidata presso il Museo dell'Impossibile non sarà definitivamente ai piani alti e non si potrà accedere alla camera da letto di Lord Byron. Ce l'avevi in tasca, cioè magari Sì, mi hai ripreso qualcosa e pensavo di averlo lasciato di là. Vabbè. Ok, accendiamo il K2, anzi è già acceso, Sì. e proviamo a fare le nostre classiche domande. Magari appoggiamolo da qualche parte, così. Parte così. Che è? Questo è un rumore che Questo è un rumore che non c'era. Porca puttana, mi è venuto c'ho i brividi. No, non ci siamo, questo è un rumore che non c'entra assolutamente niente. Questo non c'entra niente. C'è qualcuno qui? C'è qualcuno? Ho lasciato il Tascam di là sul camino. Porca vacca, ragazzi, questo è stato Questo non c'entrava niente come con se il fosse resto. una cosa di una porta, Sì, un clac. un clac, una serratura. L'ho aperto. La porta era così? Sì, io ho aperto un attimo lo zaino perché non trovavo il K2, ma non ho nulla qua. No, andiamo a vedere di là. La telecamera è accesa? Sì. Cioè, ragazzi, questo è stato tosto, eh? Forse sentivo proprio un clac. Un clac, come se una porta si stesse chiudendo. Ma è normale che quella... Sì, sono quelli così Non ho infiniti. fatto caso se girava Sì, quell'orologio. no, sono quei meccanismi infiniti, no, che prendono... Moti perpetui. Sì, esatto. Controlliamo i tasti del piano, ma... No, Allora, c'è un Fa acuto abbassato, però non ho fatto caso come era prima. quello? No, più in là, verso la fine. Ah, ok. Anzi, un Do. Sinceramente... Però, ragazzi, Sei tu l'esperto. il piano è vecchio, per cui può darsi che la tastiera sia un po' sbeccata, sia un po'... No, comunque quel rumore No, lì non quel c'entrava rumore lì è niente stato con devastante. Ragazzi, io penso che l'abbiate sentito perché era molto forte, ormai i visitatori sono belle che su. Sì, no. Non si sente più niente Proviamo qua. a fare silenzio un attimo. Sono voci dall'esterno. Voci dall'esterno, ma ok. No, questo era in casa. Era qui. Questo era in villa, era qui dentro. Queste maschere sono inquietanti, cazzarola. C'è qualcuno in questa stanza? Se c'è qualcuno può ripetere il rumore che abbiamo appena sentito? Le voci sono normali, eh? Prendo il tasto e magari lo porto in su. Ancora, Lara, di là, Dove? di là. E combinazione questo coso era caduto prima. Anche qui. Allora, c'è Lara, qui era caduto il cannone, qua. qui. Esatto. È caduto il manichino blu su qua. Allora ragazzi, il pavimento è di legno e quindi ci sta che cigoli, ma eravamo fermi adesso e prima eravamo in un'altra stanza, quindi non potevamo essere noi. C'è qualcuno qui? Se sì, può fare un rumore nuovamente? O far cadere ancora il carretto? Io sento come uno sgocciolare di acqua. Io questo non lo sento, però sono già inquietato, ragazzi. Voi direte, beh, c'è il rumore della musica fuori, ma è più inquietante. È più inquietante la che musica. Se ci fosse silenzio. Madonna, la tasca.
Sono io. Allora, proviamo a stare qua e sentiamo se si sente qualcosa di là. C'è qualcuno in questa cucina? E se non c'è qualcuno qui e vuol farsi vivo di là, lo può fare? Come prima? C'è qualcuno che ha vissuto qui? Non solo i proprietari, ma anche servitori, siamo nella cucina. C'è qualcuno che si vuole far sentire, che ci vuole dire qualcosa? Anche lei, Laura Byron. Guarda il camino, c'è una sorta di data, 1000, 1, 6. Questo cosa sarà? Sembra un 9 capovolto. Proviamo ad andare a fare qualche domanda nella stanza del piano. Sì, andiamo subito alla casca. Se c'è qualcuno può fare ancora nuovamente un rumore? Qui c'è un'altra porta. Dove va? No, questo è un magazzino. Io direi di portare il tascam su, così almeno rimane fermo nella stanza di Laura Byron. Ok, andiamo su allora. Non sono stato io. Ecco. È sempre dal cannone. Sempre dal cannone. Sì, sempre con la TV. Ragazzi, un altro rumore non ero io, non era nessuno di noi. La reggia sulla scala in pietra, quindi non c'è il legno là. Io sono sul legno ma ero fermo. Beh, direi che è iniziata bene l'indagine, ma proprio bene. Anzi, è iniziata prima che accendessimo le telecamere, perché è caduto un carretto, quindi. Ok ragazzi, questa è la stanza del casino. Del casino con i vari tipi di gioco d'azzardo e con questa qua, Maria Luisa di Borbone, è la prima licenza per il gioco d'azzardo in Italia. Allora, abbiamo trovato un ragazzo a cena che ci ha detto che quando entra qui spesso si sente un po' a disagio. Io sono stato qua 5 volte, ma stasera è tutto diverso, ragazzi. Forse perché sono nei panni. Sì, è ora
ragazzo che conosce Christian, è un amico di Christian, è qua, è stato più di una volta e ogni volta quando arriva qua non si sente. Esatto. Oh, questa dovrebbe essere la camera da letto. Questa è la stanza di Lord Byron. Ragazzi, vi stiamo portando a vedere la camera da letto di Lord Byron, non una qualsiasi. Tanta roba. Allora, io direi di lasciare il Tascam là dove c'è lo specchio, sulla credenza, sì. Lord Byron, ci scusi se ci... Ecco, qua. No, questo è Luciano Bonaparte, ci teniamo? Il Bradley, quello là deve essere Lord Byron. Lasciamo il Tascam qui sulla... Questo era Lord Byron. Questo è Lord Byron, ovviamente non in un dipinto. Possiamo permetterci di chiedere se c'è qualcuno qui? Sei stato tu? Sì. Ok. Lord Byron è qui con noi? Possiamo permetterci di chiederle se lei è qua con noi? Nel frattempo abbiamo spento le luci anche nel casino. Può dirci, può farci sapere se è qua con noi, se gradisce la nostra presenza in queste che sono state le sue stanze private. Non vogliamo mancarle di rispetto. Riconosciamo la sua fama, la sua importanza nell'ambito della letteratura inglese. Se vuole lasciarci detto qualcosa, se vuole farci un regalo, se ci vuole regalare un cenno della sua presenza, noi ne saremmo immensamente felici. Allora, il Tascam lasciamo qui sul tavolino. Sul tavolino? Dove lui scriveva. Ok. Se scriveva qui. Sposto il Tascam sul tavolino. Eccoci qua. Mr. Byron è qui? Se è qui e vuole farsi palesare, vuole palesarsi, abbiamo uno strumento sul suo letto. Basterebbe avvicinarsi un tantino per farlo brillare. Oppure fare un piccolo rumore. Sono io che ho sospirato, ho preso fiato. Ci rendiamo conto che certi strumenti Non li conoscevate? non li può, esatto, non li può riconoscere, non sa cosa sono dei semplici, come dire, 90% di batteria. Bene. non avevo iniziato. Sono dei rilevatori, degli strumenti che registrano suoni o immagini. I passi sono i miei. Sì. Se non c'è il signor Byron, il poeta Byron, c'è qualche altra presenza qui. Qualcuno ci ha detto che ci sono 3 entità in questa villa. Sì. Se vuole palesarsi una di queste 3 entità, può farlo. Noi non siamo sensitivi, non possiamo sentire più di quello che ci viene concesso. Però se ci date la possibilità di accorgerci
di voi tramite questi strumenti, ne saremo grati e felici. Proviamo a spostarci al casino. Prendo su le luci. Abbiamo spento le luci del casino, ragazzi, quindi siamo completamente al buio. Ci perdonerà Christian se le abbiamo spento tutte le luci nella villa. C'è qualcuno in questo piccolo casino? Piccolo per modo di dire. Ho parlato un colpetto. Sì? Sì? Proprio una cosa leggera ma la data. C'è qualcuno in questo piccolo casino? Ora, ovvio che qua c'è la corrente. Sì. Cioè, dobbiamo dire perché ci sono le luci, non perché possiamo Sì, staccare. no, certo, non possiamo tirar giù. Però, Il contatore non possiamo tirarlo giù, però però, è stato fermo fino adesso. esatto, ho dato un piccolo colpetto. Questa che stanza è? Presepe. Esatto, dai. Ma si potrà visitare? Sì, c'è un presepe. Direi di non entrarci, non è roba che ci compete. Non abbiamo l'autorizzazione. Noi andiamo dove Christian ci permette di andare e basta. Ragazzi, in queste stanze hanno camminato personaggi della storia. Porca miseria. Cioè, a volte non ce ne rendiamo conto, ma si va in ville, no? Si guarda, ok, l'architettura. Caspita, ci hanno camminato personaggi storici di cui Se sentiamo pensiamo a nei Mary libri. Shelley. Mary Shelley che in una notte insieme a Lord Byron, in una notte tempestosa, non si sapeva cosa fare e che cosa fa. Inventiamoci una storia, raccontiamoci delle storie d'orrore, no? Come si può fare anche a casa con i nostri figli, raccontiamo. E si è inventata Frankenstein. Vedete voi. C'è qualcuno in questo casino? Se sì, può fare un rumore o addirittura spostare qualche pedina. Qui ci sono Dei giochi. una serie di giochi, delle palline, Sì. una ruota, una roulette. Se vuole spostare, ho sentito un passo, però non so. Potete fare illuminare ancora un pochino questa scatolina nera? Prima avete fatto brillare leggermente le lucine. Potete rifarlo? Cioè io sento dei passi in giù, cioè non su ma giù. Non c'è nessuno. Giù non c'è nessuno. Sì, ma su di 2 piani c'è Christian, ma su di 2 piani, non sopra qui. Fuori, vabbè, ci sono queste voci, ma... Quelle là le persone sono là... Ok. Magari ci vengono per ci sono i fantasmi. Così vanno a casa. Ecco, vedi? Dun dun. Io ho sentito un passo giù, non arriva da su, arriva da giù.
Ascolta, c'è giù la telecamera, quindi... Però c'è giù una telecamera nella stanza del piano. Ok, la registrerà qualcosa. Era arricciato così il letto, sì? Sì, Ok. sì, aveva Ok, ok. questa piega. Devono essere due materassi distinti, non un materasso unico. Lord Byron è qui? Vicino a noi? Se sì, può fare un rumore? O Ho sentito un chip qua. passi? Senti? Sono passi. Sono passi. Passi? Senti? Sono passi. Sono passi. Passi? Senti? Sono passi. Sono passi. Però arrivano da giù. E cazzarola, il colmo. Giù non c'è nessuno. Giù non c'è nessuno. Cioè siamo rimasti noi per ultimi. Noi siamo soli nella villa, tranne il gruppo che è al piano di sopra. però bello sopra. E poi non giù, sono sopra. Passo, ancora. Passo, Questo tu. passo, ancora. Cazzarola, è forte, stavolta è forte. Può ripetere o potete ripetere questo rumore di passi che abbiamo sentito? Magari un pelino più forte. Siamo tornati giù. Allora, in due parole, a me piace molto poco star qui e molto di più star su. Sì. Sai cos'è la presenza di questi manichini? Sì, i manichini sono inquietanti da morire. Manichini, insomma. Poi queste armi. Sì, queste armi non sono per niente. A me piace molto la cucina. Vediamo se sta registrando la videocamera. C'è qualcuno in questa stanza? Si è visto più di una volta, o una volta sicuramente, schiacciarsi il tasto del pianoforte. Cos'è stato? Non lo so, anche io l'ho sentito. Ancora? Ancora, Ancora? ancora. Sembra un orologio. Sì, sembra un orologio. Adesso siamo... Ma quale orologio? Ma prima non si sentiva. No. Ci saremmo accorti. Scusami, cos'è? Ah no. È un orologio, ma quell'orologio lì non fa rumore. Aspetta. Non si sentiva, morissi qui che non si sentiva. Però non si sentiva. No, non si sentiva assolutamente.
Verificheremo, ragazzi, verificheremo anche nella macchina fissa sul piano, perché questa è stata fissa da quando siamo entrati in villa. Siamo entrati... No, ma sei stati qua. Sì, anche perché abbiamo chiesto, siamo stati Abbiamo montato il silenzio. cavalletto, abbiamo fatto le nostre cose, non si sentiva niente. No, questo è il colmo. C'è qualcuno in questa stanza? Può fare un rumore? Può suonare il pianoforte? No, l'orologio non c'era. Prima non c'era. Non c'era Cioè si l'orologio. muoveva, anche perché... Sì, si muoveva in modo Sì, perpetuo. perpetuo. Oh ragazzi, se l'avete sentito voi lasciatelo nei commenti, Sì, ma noi non certo. l'abbiamo sentito, eh. Sentite adesso ogni tot secondi. Niente. Allora, sto inquadrando Christian e Christian lo ringraziamo per la possibilità che ci ha dato, che è più unica che rara. Sì, infatti, non... Anzi, tanto che è proprio... nessuno fa un'indagine dentro il museo. Esatto, è proprio unica, non rara, proprio unica, quindi lo ringraziamo e a nome nostro e a nome di chi ti sta guardando Niente, direi che possiamo congedarci. possiamo congedarci. Ringraziamo nuovamente Cristian Alpini del Museo degli Impossibili, lascio il link in descrizione per iscriversi al suo canale, ringrazio Ilaria e i nostri amici che sono venuti a trovarci. Volete dire il vostro nome? Io, Gabriele. Cristina. Cristina, ok. Ciao a tutti e alla Ciao a tutti, prossima. alla prossima.